Se anche tu hai dei problemi con i moscerini nei vasi e alle piante di casa tua, questo è il video che fa per te. Salve a tutti, mi chiamo Fortunato Andrea Iuzzolini per il sito iuzzolinifortunato.com, sono un dottore agronomo e oggi vedremo come prevenire e risolvere il problema. Iniziamo dalla presentazione di questi simpatici ospiti. Chi sono i moscerini delle piante? Sono conosciuti anche con il nome di moscerini dei funghi perché fanno danni nelle fungaie, fanno parte della famiglia degli sciaridi, ci sono circa 1800 specie conosciute, ma si ipotizza ne esistono almeno 20.000, quindi è una famiglia veramente grande. Cosa piace agli sciaridi? Piace ambienti con poca luce, ambienti umidi, ambienti con scarsa ventilazione, terriccio umido e acqua nei sottovasi, quindi se avete queste cose a casa vostra è il luogo perfetto per gli sciaridi. Parliamo un po' di questi ospiti, vediamo il loro ciclo biologico. Il moscerino vola, trova le condizioni predisponenti all'infezione e va a ovideporre nel terriccio. Pensate che un moscerino può ovideporre fino a 200 uova, in pochi giorni queste uova si schiudono, nascono le larve e sono proprio le larve che fanno danni perché vanno a mangiare le radichette, i peli radicali e le radici delle piante. Adesso nel caso in cui la pianta è così, quindi è adulta, è grande, ha un bel apparato radicale, non ci sono problemi, però se sono delle piante già debilitate o delle piante molto piccole, queste larve possono far danni. Fanno molti danni nelle fungaie perché sono dei luoghi umidi, nelle serre dove c'è del materiale di propagazione, quindi ci sono queste serre dove ci sono delle piante piccolissime, sono umide, gli sciaridi se vanno a mangiare le radici di piante piccole possono portarle alla morte, quindi se avete una pianta perfetta così non ci sono tanti problemi, però se avete già una pianta piccola, state facendo della propagazione con delle talee, allora là ci sono i problemi. Come prevenire l'entrata degli sciaridi a casa tua? Allora, la via preferenziale di accesso agli sciaridi è quando andate a comprare il terriccio in un negozio di giardinaggio, lo portate dentro casa, nel 90% dei casi ci sono già gli sciaridi all'interno di questo terriccio. Molti dicono che in questo caso il terriccio non è di buona qualità, in realtà anche un terriccio di ottima qualità con un po' di umidità all'interno può attrarre, anzi attrae gli sciaridi, quindi la qualità del terriccio non c'entra nulla, c'entra più che altro come il commerciante conserva il terriccio, però capite bene che basta un po' di umidità e il moscerino entra nei fori del sacco del terriccio, quindi il commerciante può fare ben poco. La prima cosa che potete fare, prima di utilizzare il terriccio, andate a disinfettarlo. Come si fa? Mettetelo in dei contenitori appositi e lo mettete per qualche minuto a 100 gradi o nel forno o nel microonde. In questo modo uova, larve, moscerini moriranno subito. Se non volete metterlo nel forno perché magari non vi va, dal punto di vista igienico non è il massimo, potete semplicemente aprire il terriccio, cercate di aumentare la superficie specifica del terriccio con l'aria, lo fate seccare per 3, 4 settimane, 5 settimane, se è totalmente secco 3, 4, 5 settimane, tutto ciò che era all'interno, quindi tutte le larve, tutti i moscerini, tutte le uova vanno a morire. Se siete in estate potete fare una cosa che si chiama solarizzazione. Cos'è? Prendete il terriccio, lo mettete in una busta di plastica trasparente, ci mettete un po' di acqua, sigillate la busta, lo mettete al sole per qualche settimana, all'interno verranno raggiunti anche 50-60 gradi, tutte le uova, tutti gli sciaridi, tutte le larve moriranno, quindi la prima cosa non fatelo entrare col terriccio. Seconda cosa, cercate di mantenere l'ambiente meno umido possibile, quindi areggiate le stanze, annaffiate solo quando il terriccio è secco, come si fa a capire quando il terriccio è secco, infilate un dito nel terriccio, quando è secco annaffiate, quando è umido lasciate stare, svuotate immediatamente i sottovasi. Se voi annaffiate poche volte, ma comunque il terriccio rimane sempre umido, potete alleggerirlo. Come si fa? Togliete i primi strati di terriccio e andate a miscelare al terriccio dei materiali inerti, come ad esempio la perlite, il lapillo o l'argilla espansa. Sono dei materiali che servono ad aumentare la reazione del terriccio, quindi più aria passa nel terriccio più si asciuga facilmente. Se avete fatto tutte queste cose e ci sono ancora gli sciaridi, potete fare un'altra cosa: togliete i primi strati di terriccio, andate in un negozio dove vendono prodotti per acquari, comprate la sabbia per acquari e al posto dei primi centimetri di terriccio mettete 2-3 centimetri di sabbia per acquari. Quando c'è questa sabbia è totalmente secca, non riesce a trattenere l'acqua, quando il moscerino va a ovideporre in questa sabbia non trova l'ambiente predisponente per l'ovideposizione e quindi cambia preda. Quindi queste sono è tutta la prevenzione che potete fare. Se avete fatto tutto ciò e non avete risolto il problema, passiamo alla lotta ai moscerini delle piante. Prima cosa che si può fare: ci sono delle trappole cromotropiche.
con della colla sopra. Cosa sono? Sono sostanzialmente dei cartoni di colore giallo dove c'è della colla, i moscerini sono attratti da questo colore, quando si poggiano sul cartone rimangono incollati alla colla e quindi non riescono a ovideporre. Adesso va da sé che un moscerino può ovideporre fino a 200 uova, quindi questo metodo è sicuramente efficace, ma non troppo. Cosa possiamo fare allora? Ci sono dei trattamenti spray biologici o convenzionali, cioè l'utilizzo di insetticidi. Possiamo fare delle cose, o utilizzare dell'olio di neem o del sapone molle di potassio, oppure fare un insetticida a casa tua. Come si fa? Prendete un litro d'acqua, ci mettete 10 cc di sapone dei piatti, 5 cc di olio di semi, lo mettete in un nebulizzatore come questo, miscelate, caricate e andate a bagnare la base della pianta in questa maniera, cercando di prendere più moscerini possibili. Chiaramente vale la stessa cosa con l'olio di neem e con il sapone molle di potassio. A tal proposito, se ti interessano questi prodotti puoi trovarli sul mio sito, ti lascio il link in descrizione. Quindi in questa maniera riusciamo a contenere i moscerini. Se non funziona nemmeno così, possiamo utilizzare degli insetticidi convenzionali, va benissimo qualsiasi insetticida come la deltametrina, la cipermetrina, eccetera, eccetera. Io vi sconsiglio di utilizzarli per due motivi. Primo motivo, se dovete successivamente, se magari, che ne so, avete i moscerini sul basilico e dovete successivamente usare il basilico in cucina, non utilizzatelo. Secondo motivo, sono degli insetticidi che inquinano, quindi se potete farne a meno, magari fatene a meno, però se non potete farne a meno, utilizzate qualsiasi insetticida chimico, sempre con le stesse modalità, risolvete il problema. Chiaramente ricordate di mettere guanti, mascherine e non farlo in un giorno dove c'è vento, perché l'insetticida con la deriva potrebbe andarvi addosso e poi potrebbe potenzialmente far danni. Se non funziona nemmeno questo metodo, potete usare le maniere forti. Ci sono degli insetticidi granulari che vengono miscelati al terreno, vanno a uccidere tutti, quindi larve, lombrichi, qualsiasi cosa c'è, lo miscelate al terreno e risolvete il problema. Però a mio parere la prima cosa da fare è sicuramente eliminare le condizioni predisponenti all'infestazione, quindi arieggiate le stanze, evitate ristagni idrici, svuotate i sottovasi. Se fate queste cose i moscerini non arrivano, e se arrivano non vi depongono. Se vi depongono anche con il secco, comunque le larve, non trovando l'ambiente ottimo per la loro vita, muoiono in pochi giorni o comunque cambiano preda, quindi vanno da qualche altra parte. Il video sui moscerini dei funghi finisce qua. Se il video ti è piaciuto puoi mettere mi piace e iscriverti al canale. Se hai qualche domanda da pormi puoi farla nei commenti. Se ti va puoi visitare i miei social, Facebook, Instagram e TikTok, ti lascio il link nella descrizione del video. Grazie per la visione, ti aspetto al prossimo video.